So we are here connected with Juan Benet, the creator and founder of Filecoin. Thank you, Juan, to be with us. We are broadcasting this interview, especially for one Italian community. Buonasera, siamo qui collegati con Juan Benet, il fondatore di Filecoin, e andremo a fare una traduzione per la nostra community italiana. So we have some questions for you and thank you for your time. Abbiamo alcune domande per te, innanzitutto ti ringraziamo per il tempo che ci stai dedicando. Thank you so much for having me. Excited to be talking to you. Grazie a voi per la possibilità che mi date di essere qui. So just some simple questions because people would like to know you better. So how would you describe your life when you were a teenager? Giusto una domanda perché la gente vorrebbe capire un po' di più di te. Come ti descriveresti all'epoca in cui eri un teenager? Yeah, great question. So I grew up reading a lot and thinking about different kinds of things in science and engineering. I grew up with computers from an early age. I think it was 12 or 13 when I started programming and so on. I basically grew up on the internet, so I learned a lot about many kinds of things with the internet, and it was I grew up at a time when the internet was getting rolled out worldwide, and that was extremely fascinating for me to be able to access all of the world's knowledge directly through a computer. Sono cresciuto. Sorry. No, it's fine. Go for it. Sono cresciuto nell'epoca in cui internet ha cominciato a prendere il sopravvento, quindi sono cresciuto leggendo moltissimo, ho iniziato da teenager a programmare, quindi a essere subito interessato a tutto il mondo dell'informatica nel suo momento di boom, per cui ecco, questa è un po' la... So you love computer since when you were a teenager? Yeah, exactly. I started I got into programming by making websites and so on, and I was exploring the web and figuring out how to make different things in different applications, and that got me into computer science. Then I went on to study computer science formally at a university, and then from there started in Silicon Valley, like starting companies, and Protocol Labs, the creators of kind of Filecoin and IPFS and so on, is the most successful one. Ho iniziato quindi a programmare fin da subito, fin da ragazzo, e poi ho continuato gli studi per ciò che riguarda l'informatica e la scienza dei computer anche all'università, pertanto da lì ho creato tutta una serie di realtà imprenditoriali, fra cui Protocol Labs, che è poi la base per Filecoin e per l'IPFS, da cui ecco è nato tutto quello che abbiamo oggi in mano. And how would you describe EPFS, and when did you start thinking about it? So I started thinking about peer-to-peer networks and so on while I was studying distributed systems and networking during college. But at the time I kind of studied Skype and studied BitTorrent and similar protocols. And then when I got to, it always kind of occurred to me that there was a need for kind of market incentives in a system like that. The peer-to-peer networks that kind of try to just share things weren't quite going to work. They needed kind of an economic mechanism. Come descriveresti PFS e come hai iniziato a pensarci? Ho iniziato a pensare a un sistema peer-to-peer di networking al college, al tempo studiavo Skype e BitTorrent, quindi mi sono accorto che non c'erano sistemi incentivanti come meccanismo economico. And then in around 2013 was when kind of I happened upon the set of ideas that kind of combined into IPFS. I was trying to build tools for machine learning dataset distribution, so being able to make it easier for scientists and engineers to move around large machine learning datasets. This kind of like a problem that requires version control, and in software engineering we have a lot of tools for that. And then combining it with kind of the distribution properties of peer-to-peer networks and so on. And so that that kind of combined into IPFS. And so I sort of started.
Allora, intorno al 2013 ho avuto l'idea di combinare queste informazioni creando l'IPFS per risolvere un problema di controlli virtuali e sistemi complessi attraverso il peer-to-peer, riassumendo il tutto con l'IPFS. And then kind of I started to make the project, and I kind of had been working in open source for a long time, so had been contributing to many different kinds of open source projects. Ho lavorato a And so I tanti started making progetti open source. and then started making IPFS as an open project that anybody could join and help contribute to, and that took off. E ho iniziato a lavorare all'IPFS come un progetto aperto dove tanti altri potessero contribuire e lavorare. Okay, and can you explain the relationship between EPFS and Filecoin? Yeah, so these are two protocols that are interrelated. So one of them, IPFS, is models how you address and move around data. So think of it kind of like HTTP. So think of it as a replacement for HTTP to be able to address websites or media on the network in a content addressed way. Ok, Riccardo ha chiesto qual è la relazione tra l'IPFS e Filecoin. Ecco, sono due protocolli interconnessi in sostanza. Il primo, l'IPFS, è un sistema paragonabile a un indirizzo internet, come se fosse un HTTP in pratica, no? Un sito internet, un indirizzo web in sostanza. Okay. And then Filecoin is kind of like the storage mechanism to support distributing storage. So think of it as kind of like the Amazon S3 or Google Cloud Storage service that you hire to back up your data. So you're meant to address and move the data with IPFS, and then you can hire participants in the network to store and back up your data with Filecoin. So think of it as the incentive layer. È un meccanismo per supportare la rete di archiviazione come Amazon S3, Google Cloud Storage, eccetera, poi spostare e archiviare dati con IPFS e poi incentivare i partecipanti del network a salvare dati con Filecoin. And in your opinion, what's something Filecoin is good and that competitors are not? La domanda è, secondo te, che cosa è, in cosa è bravissimo Filecoin in cui magari la concorrenza non è? It's an open and permissionless network that enables any storage provider to join the network and offer cloud storage. So think of it as, the current cloud systems, like most of the internet is backed up and stored by large cloud computing companies. So think of Google, Amazon, Microsoft, and so on. And a storage provider that's smaller or local or something like that cannot compete with a company of that magnitude. But then think of it kind of like al mercato dello storage che è costellato da grandi realtà, pensiamo a Microsoft, pensiamo a Amazon, che chiaramente poi sono circondate da piccole realtà che hanno ovviamente non hanno la capacità, non hanno la forza di competere con aziende così grandi. And then think of Filecoin as a way to enable anybody to provide storage services to the network and be able to together provide a higher quality service. So think of it kind of like Airbnb or Uber or Bolt but for cloud storage. So when a network of participants can come together in one region and provide a storage service that can compete with the centralized cloud providers. Quindi pensiamo al nostro sistema come un sistema che permetta veramente in maniera, tra virgolette, democratica a tutti di poter accedere al mercato dello storage, un po' come succede con Airbnb o come Uber, che comunque danno la possibilità anche al piccolo di entrare e competere con i mercati molto grandi, molto importanti, in questo caso nel mondo dello storage, veramente per portare questa opportunità di archiviazione dati a chiunque nel mondo. And what is the best part of Filecoin mining, in your opinion? Which are Filecoin point of strengths, main difference between the Bitcoin, for example, that's the most important one? La domanda è qual è la parte, la situazione, la parte migliore del cosiddetto mining di Filecoin, i punti di forza e le più grandi, le più importanti differenze se lo vogliamo comparare al mining del Bitcoin.
So in Bitcoin mining, all of the work is wasted. So all of the energy goes into a process that is adding security to the network, but it's otherwise wasted. In Nel mondo Filecoin, del the storage. Bitcoin, diciamo, l'energia utilizzata per il mining è in qualche modo persa perché viene utilizzata appunto per la sicurezza del sistema, del protocollo stesso, e quindi poi non più viene buttata via, non è più riutilizzabile. And in Filecoin, the mining process enables using all of the storage that you're adding to the network to provide a useful service. So it's think of it as a cryptocurrency network whose work is actually useful. So like the power and the use, the resources that you're contributing to the network to mine are actually useful to the world as an externality that you can then provide a service around, and that's what gives the Filecoin storage capacity and then the storage for useful data. So think of it as a much more useful and cryptocurrency network that is using a mining process, but providing a useful process of providing useful storage. Ecco, la differenza sostanziale è il fatto che in Filecoin l'energia e le risorse necessarie al cosiddetto mining sono risorse riutilizzabili, perché appunto sono spese per poi la creazione dello spazio di archiviazione dati stesso, che permette appunto la possibilità di utilizzare, non sono sprecate, permette appunto la possibilità di utilizzarle come servizio da dare a terze parti, piuttosto che per creare delle applicazioni e degli utilizzi che appunto non vadano in conflitto con l'energia tra virgolette sprecata, ma che anzi la valorizzino nell'interesse della comunità. Yes. And Juan, I know that you define a Filecoin like the Airbnb or cloud storage. Can you explain just shortly how does it work with that kind of system? Because I know that Filecoin system is very articulated. So maybe many people lose some part of the process, you know? Sappiamo che hai definito Filecoin come appunto l'Airbnb del cloud storage, e vorremmo appunto aiutare la nostra community a capire come avviene questo processo nella tua mente, insomma, come creatore. So the way the network works is like a marketplace, kind of again like Airbnb, where storage providers, so individuals or small companies and medium-sized companies, can provide storage. So they pull in hard drives and hardware and maintain an operating service, and they connect it to the market. They provide capacity. Il sistema è come sul mercato, dove fondamentalmente, appunto come accade con Airbnb, in sostanza piccole realtà, individui piuttosto che piccole aziende o più grandi possano mettere a disposizione uno spazio di archiviazione dati ai clienti che lo possano acquistare e lo possano utilizzare. And then on the other side, clients, like users, are able to just hire any storage provider from the market and from the network in an automated way, and you get to be able to hire from any participant without having to directly establish a business relationship with that storage provider. So again, think of it kind of like a marketplace where you can just book where to go in Airbnb, or you can book where to go with an Uber or something like that. And it's kind of like that, but for cloud storage. You as a company can just hire the service to store your data. E la cosa importante è che appunto sul mercato, come accade per Uber, come accade per Airbnb, un utente, un cliente finale può andare a noleggiare questo spazio di archiviazione dati che gli è necessario dal sistema automaticamente, senza appunto creare una relazione di business con il proprietario, tra virgolette, dello spazio di archiviazione dati messo a disposizione, perché appunto è su un mercato, e su questo mercato chiunque può accedere in maniera automatica e utilizzare lo spazio che gli serve per il tempo che gli serve, senza che ci sia un rapporto diretto fra le due parti. Yeah. And one of the useful components is that the Filecoin network, because it's using a mining process like Bitcoin's with minting, can reward for the addition of capacity. So normally in a lot of systems like this, you have to think of like a two-sided market with building in the supply of storage and building up the client base roughly at the same time. But with a network like Filecoin, you can get paid for capacity. So just by adding capacity into the network,
that is rewarded by the network. Now, of course, if users are actually storing clients data, kind of like verified client data, that is rewarded much more, because that's the goal of the service, to provide useful data. But even capacity is rewarded as kind of a way to kind of bring a lot of storage into different parts of the world. Quello che appunto è particolare della nostra di Filecoin, del nostro sistema, è che appunto mentre in altre situazioni, come per esempio il mining del Bitcoin, c'è da una parte la capacità, diciamo così, tecnica, tecnologica, e dall'altra parte la necessità di semmai premiare con appunto dei rewards quelli che sono gli utenti. Qui abbiamo una situazione univoca dove nello stesso tempo, nello stesso momento in cui un utente mette a disposizione uno spazio di archiviazione dati che poi la community, la struttura può utilizzare e riutilizzare, a quel punto automaticamente viene rilasciato un reward che logicamente viene dato sulla base della capacità di archiviazione dei dati che viene messa a disposizione. E poi viene anche premiato ulteriormente se i dati vengono effettivamente poi caricati sul server, quindi c'è una doppia rewards. So let me understand one, because this is a part that many people that are doing Filecoin mining do not understand completely. So there is, on one side, there are the miners that are rewarded for the proof of capacity. So if they put available space, they get the rewards. But if beside the space, they can also load and upload the real data, they get extra incomes, right? Quindi la domanda aggiuntiva che Riccardo ha fatto è, capiamo un passaggio, cioè se la capacità, se lo spazio di archiviazione dei dati viene messo a disposizione si riceve un reward, ma se abbiamo capito bene, nel momento in cui lo spazio viene effettivamente utilizzato, riempito con dei dati, il reward diventa più grande. Esatto. So there is an extra premium for people that are doing the complete job, let's say this way. Yeah, exactly, and that premium is very large. It's 10 times more rewards for the participants that store valuable user data. And so the way that that's figured out today is through a program called Filecoin Plus that verifies clients and makes sure that data is actually useful and valuable to the network. And so yeah, participants that can store data that's coming from Filecoin Plus can earn like 10 times more block rewards. There's also, of course, like the normal market incentives and getting rewards by being paid for any client paying storage fees. But for the first few years of the network, in order to compete with the centralized providers, we have to compete on cost. And so having a structure where the block reward can just pay for a lot of the growth of the network, that's kind of like where that's coming from. Sì, traduco io perché è una questione abbastanza tecnica. Diciamo che in questo momento c'è molto spazio a disposizione, viene remunerato, viene fatto un reward sulla base di quanto effettivamente messo a disposizione, però esistono già dei programmi con cui noi andiamo ad archiviare i dati effettivamente con una reward che viene moltiplicata addirittura per 10. È iniziato veramente da poco, ma rappresenta un grandissimo incentivo. So when you say the Airbnb of cloud storage, when I was explaining to people in a one easy way, for not technical people, I was just representing the idea that it's like to rent a virtual space, okay, that you are rewarded, that there are data or no data at the moment. And if there are data, the incomes can be even more. So do you think this is an easy way we can explain how Filecoin works? Yeah, exactly. So abbiamo sempre spiegato alle persone, per semplificare un po' il sistema, che appunto il concetto di Airbnb si applicasse nel senso che potesse esserci un noleggio, un affitto che venisse messo a disposizione di chiunque ne avesse bisogno all'interno del mercato, e questo permettesse di ricevere dei reward, come dire, il famoso voto per pieno di cui noi spesso parliamo. Okay, yes, I think this is brilliant from your side, because you reward
maybe people and more professional people that do the second part of the job. And so it's a really complete mining where there is no wasting of resources, and the rewards are going maybe to two different entities. Credo che sia una cosa un'idea veramente brillante. Ovviamente poi il successo è evidente di questo, perché appunto è un sistema che permette di non sprecare energie e risorse, di premiare chiunque si spenda all'interno di questa operazione, sia mettendo a disposizione lo spazio, sia utilizzandolo in maniera un po' più professionale se ne ha bisogno, ma di dare veramente un qualcosa per tutti. Yeah, thank you very much. That's we designed it that way for that reason, in order to be able to enable fast growth around the world, and because blockchains in general, things like Bitcoin and Ethereum and so on, can reward for this mining process, and so that's what enables us to reward just the capacity that can create a network that is large enough to compete with cloud storage providers. And then from there, it is much easier to then get business with users. It's kind of really difficult to try and get like very large clients if you're a small storage network, but if you can build up large amounts of capacity relatively quickly in like a year or two, then that becomes like a very compelling way to kind of attract large business customers and so on. L'idea è proprio quella appunto di avere in questi primi anni aumentato a dismisura, grazie a questi reward e grazie alla struttura che abbiamo creato, la capacity, quindi lo spazio a disposizione. Questo poi ci permette ovviamente da ora in avanti di andare in maniera più semplice da quei clienti più importanti, più grandi, che hanno bisogno veramente di uno spazio di archiviazione dati enorme, a cui adesso possiamo veramente offrire qualcosa grazie al contributo di tutti. Yes, I think this is a great point. I mean, to have this couple of situations that is really innovative in the market comparing any other important crypto that we know. And this is a question for people, that are always looking at coin market cap, the value that is changing, is going up, is going down. Does Filecoin has some strategies to protect the token value from deflation or inflation? La domanda è per quelle persone, soprattutto che stanno veramente col binocolo a guardare tutti i giorni se la moneta sale, se la moneta scende su CoinMarketCap, cioè c'è una strategia per proteggere il token, il valore del token dall'inflazione o la deflazione rispetto al sistema di mining? So I can't comment on things like price very much or anything like that, but what I can say is the network itself is deflationary. So there's a limited supply of Filecoin, and over time, as the storage grows, the minting decreases over time. This is very similar to how Bitcoin works. And then on top of that, we have the protocol generates some amount of revenue through fees for using the network. So this is kind of like the EIP 1559 process from Ethereum. So all of those processes are using and spending Filecoin for the network, and so all the participants in the network benefit from that activity. Ok, una domanda abbastanza complessa. Traducite? No, traduco. Vabbè. Quello che posso dire è che il network è deflazionario, c'è un numero limitato di Filecoin e all'aumentare della crescita si riduce la distribuzione, un po' come succede per il Bitcoin. C'è anche un ulteriore incentivo dove parte delle transazioni spese, come per l'Ethereum, vengono riassegnate al network. Also, Juan, there is in the same mining, there is the 25% that is available immediately and the 75% that it's linear. So also this maybe protect a little bit from the deflation, right? Yes, exactly. So that structure is there to make sure that miners are committed for the long term, so that you don't have miners rushing in and rushing out. In Bitcoin you can do this, and Bitcoin is a process where you're just spending the energy for a particular moment in time. You don't have to provide some valuable service over time. With Filecoin, you're storing people's data, so you want the data to be around in the long term, many years. And so you have to create an incentive structure that makes miners join the network, and then the rewards are spread out over time,
to be able to kind of make sure that all the participants are in the network for the long term. And yeah, that helps kind of align all the incentives of all the participants for the long term. E ovviamente anche la struttura stessa del premio, tra virgolette, del rewards, dove il 25% viene distribuito subito e il restante 75% viene distribuito nel tempo e fa parte di questa, diciamo così, struttura di protezione del valore del token, differentemente da quello che accade per esempio con Bitcoin. Noi abbiamo voluto evitare che la gente, i miner, i cosiddetti miner, entrassero velocemente e velocemente uscissero, abbassando fortemente il valore della moneta, ma abbiamo creato un sistema dove, essendoci all'interno tutta una serie di dati che devono poi essere disponibili non soltanto nell'immediato ma anche nel lungo termine, noi vogliamo che le persone, il miner che si avvicina a Filecoin sia connesso e sia come dire, legato alla struttura, all'ecosistema nel lungo termine, proprio anche per proteggere sia i dati di chi chiaramente salva i propri dati all'interno del nostro sistema, sia per proteggere il valore del token. Yes, that's great. I think this is a very good barrier also for getting people that are committed to stay. So not just people that are entering and leave away, because this is something serious. And this is what I like of Filecoin, that's more technological and less speculative, if I can say this, comparing to other coins. La cosa che mi piace appunto di Filecoin, tra le tante, è proprio questo suo aspetto ipertecnologico e non soltanto speculativo, cioè dove le persone siano legate a un obiettivo, comunque a qualcosa che sia nel lungo termine, non solo nell'immediato. Juan, can you give us some anticipation about some new Filecoin partnership or some new services that maybe we can have in a short term, so that it will be very interesting? Puoi darci qualche anticipazione su eventuali nuove partnership o nuovi prodotti o servizi che verranno lanciati magari a breve, nell'immediato? Yeah, so one great place to look at all of this is there was a conference recently in the middle of October called Filecoin Orbit that has a lot of the kind of many teams talking about what's coming in the future, what they're working on, and what they're going to release over the coming 6 to 12 months and so on. Some of the stuff that I'm extremely excited about is bringing computation to the network. So one of the pieces here is the Filecoin virtual machine is going to arrive sometime next year. That'll enable all the standard kind of smart contract computation directly in Filecoin. And then that will also allow other computing networks to be able to do kind of things like machine learning and so on top of Filecoin data. So kind of like the first layer that we have to establish is computation in the smart contract layer, and then on top of that you can add other layers of computation. So being able to kind of do larger scale just standard cloud computing jobs over the Filecoin data. That's what I think is going to be super exciting, and we're going to see that happen over the next year or two. Una delle cose, uno dei luoghi dove si possono ottenere maggiori informazioni, per esempio verso metà ottobre, noi lo sappiamo, insomma, in occasione del compleanno di Filecoin c'è stato appunto il Filecoin Orbit, dove sono state presentate tutta una serie di applicazioni su cui si sta lavorando con tanti gruppi, tanti team a livello mondiale per implementare nuovi sistemi all'interno dell'ecosistema. E una delle cose che mi è piaciuta di più, che mi ha colpito di più, è proprio l'ingresso, diciamo così, del sistema degli smart contract all'interno di questo nostro ecosistema, ovviamente a differenti livelli. Cioè prima siamo partiti e si parte, consideriamo che ci sarà uno sviluppo nell'arco di 1 o 2 anni di tutto questo, però il primo passaggio è aggiungere, è stato completato, è stato quello di aggiungere potere computazionale al nostro ecosistema, e successivamente a questo verranno aggiunti tutta una serie di livelli che permetteranno appunto lo sviluppo di smart contract legati proprio alla nostra I think this is great, because we have seen in Orbit, we also hosted the meeting live, in a meeting room. We had about 100 people there. It's not easy now with COVID situation around, but
we tried to do a live in Florence, you know, just to be positive about the question. But I think that there are many nice new things coming out about Filecoin. We see so many applications that are created every day. There is hackathon. There are many systems that you can get the best idea, reward, until you create people create a finished product, and this is very good. I think it's... Anche noi abbiamo partecipato al Filecoin Orbit creando un evento dal vivo per la fondazione a Firenze, nonostante tutti gli impedimenti legati appunto al problema del Covid a livello mondiale, ma sicuramente ecco, questa occasione ci ha permesso di conoscere moltissime applicazioni che stanno nascendo intorno a Filecoin e che chiaramente ci permetteranno di avere degli sviluppi incredibili da qui ai prossimi anni. Juan, how do you we achieved the 13 exabytes in 1 year? Okay, this is some data that I recovered around. Where do you expect Filecoin to be in the next 5 years? Abbiamo raggiunto i 13 exabyte in un anno circa, almeno queste sono le informazioni che abbiamo reperito in circolazione. Dove pensi che saremo da qui ai prossimi 5 anni? Yeah, so achieving, growing the network to 13 exabytes in 1 year is a staggering amount of storage. So this is about the size of what I think Google Cloud was in 2018 or something like that. So it's a really enormous amount of storage in just 1 year. So over time, what we want to see is both greatly continue to grow the network, so getting to hundreds of exabytes to zettabytes, then adding computation on top of that layer, so being able to not only store your data but be able to compute over that data and start replacing some of the centralized cloud computing tools. And then be able to kind of also deliver the content very fast to all the users. So think of being able to have the retrieval mining network online. So that's kind of like the content delivery network side of Filecoin, to be able to kind of deliver content to users very quickly. So kind of where we think we're headed over time is just vast amounts of storage of the internet, kind of building Filecoin as the foundation for humanity's information, kind of in a decentralized way that enables participants to trust the network more than they might trust a single company, and then be able to kind of make all of the Web3 landscape be able to work on top of this. So think of all of the different new kinds of applications that people are building, things like the metaverse, things like individual file storage services, like for personal data or like for business data, or again for computing over data sets, or for even kind of like all the art that people are making through things like NFTs and so on. All of those are static assets and are information that needs to be stored somewhere. So we kind of want Filecoin to become like the main storage network of the planet. So that's where we're all working towards. Like, well, of course, it'll take many years to get there, but yeah, we're on it. 13 exabyte in un anno sono un risultato veramente straordinario, qualcosa di incredibile. Ovviamente, per sintetizzare quello che ha detto, è quello che ci aspettiamo è che nei prossimi anni ci sarà sempre più bisogno di spazio, e il nostro obiettivo è quello, da una parte, di aggiungere continuamente nuovo spazio, quindi logicamente con l'aiuto della community andare ad espandere gli exabyte e farli diventare veramente centinaia e centinaia, e per raggiungere veramente numeri ancora più eccezionali. E da un altro punto di vista, lavorare a livello tecnologico per far sì che non solo questi dati vengano archiviati e conservati, ma che possano anche essere, attraverso le nostre tecnologie, elaborati e quindi messi a disposizione in maniera appunto più veloce, poi come utilizzando gli smart contract, utilizzando tutta una serie di sistemi che possono essere messi a disposizione della comunità in maniera anche più veloce e più rapida, e questo è quello che è il nostro obiettivo, perché poi nel mondo esisterà sempre più bisogno di salvare dati a livello personale, di salvare dati a livello business, a livello di giochi, a livello di arte, a livello di tante cose. Quindi noi ci proponiamo appunto nel mondo come il sistema decentralizzato, l'unico che permetta la sicurezza e lo spazio di archiviazione dati più veloce, più
easy e più disponibile, più impattante, diciamo così, sul mercato. Okay, that's great. Just the last is not a question, just an advice. We have, as you know, we have a large community of Italian people that are really enthusiastic about Filecoin. It's a very well articulated system. So we start from the basic, you know, teaching them how this work. But they have a lot of trust and they are very happy. They like everything. And we are translating much material in the Italian language so they can understand even more. Which suggestion would you recommend to some people that are believing in the project? I mean, some easy task or some suggestions for them? Abbiamo una community italiana e non solo italiana che crede moltissimo nel progetto. Noi stiamo adoperando anche per tradurre materiale, per mettere a disposizione con semplicità queste informazioni. Hai dei suggerimenti, insomma, qualcosa da per salutarci, da suggerire, da lasciarci, ecco. Thank you. This is fantastic to be able to speak to the community in Italy. I think right now both mining, so being able to kind of become a storage provider and store other people's data, that's one piece, or becoming a client. So if you have a lot of data, either personally that you start using some of the applications, or if you run a business, start being able to use kind of like the cheap storage that Filecoin provides. And then just creating new applications. So there's a lot of hackathons for developers to build new applications and new things. So get involved, make something. There's a lot of funding available for people that want to build new companies and new applications on top of the network. And yeah, just build like a really interesting application or business on top of Filecoin. Like that'll be the best way to help. I think also kind of continuing to host virtual events and kind of continuing to talk about what's going on in the network, translating information and so on. All of that, like, of course, like really helps. And then I think every team in the Filecoin community is hiring a lot. So helping source and find people that want to work in one of those companies. I think it's also like really helpful, especially people in computer science and so on, and engineering, but also kind of product builders and kind of like business people and so on. So there's a lot of people hiring in the space. So definitely join the network. Thank you so much. Vi ringraziamo per l'impegno. Ci sono vari livelli nei quali si può contribuire come community, dal mining, quindi aumentare continuamente quello che noi stiamo facendo, la capacità, lo spazio a disposizione, dall'altra parte la possibilità di acquisire clienti che necessitano appunto di spazio, quindi questo sarà sicuramente un altro enorme contributo che potrete dare, così come chi di voi ha capacità da un punto di vista tecnologico di creare applicazioni eccetera. Ci sono tantissime possibilità e fondi anche a disposizione per i più tecnici. È chiaro che voi siete molto più orientati da un punto di vista, diciamo così, commerciale, quindi andiamo avanti su questa rotta, aiutandoci a tradurre materiale, a parlare di Filecoin, a aumentare la consapevolezza su questo argomento, ci aiuterà sicuramente a crescere sempre di più, quindi vi ringraziamo. So thank you very much, Juan, for your time, for a precious time. We really thank you a lot, and we hope that in the future we have another chance, maybe with many people, and maybe when COVID ends, in a big meeting in Europe. Ti ringraziamo Juan per il tempo dedicatoci, per questo intervento. Speriamo di poterlo fare presto dal vivo con tantissime persone, sperando di incontrarci in Europa molto presto. Yeah, thank you so much for having me. It's been great to talk about this. I look forward to seeing you hopefully in person sometime soon in a large conference as well. Thank you very much and take care. Grazie. Thank you very much. Bye bye. Ciao. Thank you. Ciao Juan. Thank you for your time.